Salve e benvenuti nel mio canale. Questo strumento è chiamato tester o multimetro. Serve ad effettuare misurazioni e controlli sulle schede elettroniche e sugli impianti elettrici. Ti andrò a spiegare le sue funzioni base che servono a noi hobbisti per la manutenzione di casa. Questo modello in particolare è molto economico, ma è più che sufficiente per le nostre esigenze. Al suo interno funziona con una batteria da 9 volt. Ha anche due cavi che servono ad effettuare le misurazioni. Un cavo nero che va collegato sempre nella porta comune nero e un cavo rosso. Il rosso per le nostre misurazioni andrà collegato qui dove misura volt, ohm che sarebbe la resistenza e milliampere. Quest'altro ingresso è per delle misurazioni di capacità, ma lo tralasceremo perché servono più di un'infarinatura di elettrotecnica. Quindi andrò a collegare il cavo nero al centro e il rosso da questo lato. Quali misure possiamo effettuare con questo apparecchio? Alla nostra sinistra misura la corrente continua. Per semplificare, la corrente continua è quella delle batterie, polo positivo, polo negativo. Sul lato destro misura la corrente alternata. Per semplificare, la corrente elettrica di casa, la 220. Questa parte la tralasceremo perché non ci interessa. Poi un'altra cosa che ci interessa a noi è questo simbolo qua, che è un simbolo del diodo e serve a misurare la continuità. Adesso, un elemento alla volta, andremo a mettere in pratica ciò che vi ho descritto. Ad esempio, voglio controllare se questa batteria, che è di 1,5 volt, è carica. Ricordo che 1,5 volt è il valore minimo che una batteria carica deve avere. Se la batteria è carica ed è nuova, il valore è superiore, quasi 1,6. Andiamo subito a misurare. Per la misurazione possiamo scegliere 2 volt, 20 volt, 200 volt, 600 volt, ma siccome la nostra batteria è al massimo di 1,6 volt, 1,7 volt, eccezionalmente andremo a impostare su 2 volt. Prendendo il puntale rosso lo posizioneremo sul polo positivo e il puntale nero su quello negativo. Adesso andremo a leggere il valore. Vedete, segna 1,58, praticamente 1,5 volt, quasi 1,6. Quindi la batteria è carica, è nuova. Prendiamo un'altra batteria e controlliamo. Questa segna 1,5, praticamente è carica ma proprio al limite. Controlliamo ancora quest'altra e vediamo, questa segna 1 volt, praticamente è scarica, è da buttare. Con questa funzione, oltre che controllare se la batteria è carica o scarica, le batterie meno performanti, perché magari un po' utilizzate, le potremmo riutilizzare fino alla fine per strumenti che hanno un basso assorbimento. Quindi risparmiamo anche qualcosa sfruttando al massimo la vita utile della batteria. Ad esempio, questa piccola batteria da 3 volt. Andrò a spostare la scala perché qui arrivo massimo a 2, mi posizionerò a 20 volt. Posizioniamo sul lato positivo, sul lato negativo. Ecco, la batteria segna 2,8, praticamente una batteria scarica perché il minimo dovrebbe essere di 3 volt, quindi è scarica. Una cosa importante, se nella misurazione delle batterie invertiamo i cavi, tipo il positivo lo metto al negativo, non succede nulla, comparirà questo segno a un lato che ci dirà che abbiamo invertito i poli, ma la misura rimarrà invariata. Sul lato destro, come ho detto prima, serve a misurare la corrente alternata, la corrente di casa, cioè la 220. Il valore minimo è 200 e quindi non ci interessa perché saremo sotto la soglia, perché in casa la corrente parte almeno 220, ma può arrivare anche fino a 250. Quindi andremo a impostare su 600. Questa funzione per la corrente elettrica servirà solo per vedere se una presa di corrente funziona. Ai fini nostri hobbistici la 220 non ci interessa più di tanto. Lasciamo la corrente elettrica in mano agli elettricisti, perché non si scherza, c'è sempre pericolo di folgorazione. Comunque vi faccio vedere quanto misura a casa mia una presa di corrente. Il tester impostato su corrente alternata a 600. Il valore rilevato è 2,40-2,39, quindi rientriamo nel range tra 2,20 e 2,50. Un'altra importante funzione è la funzione di continuità, per vedere se un cavo
è spezzato o bisogna portare il cursore su questo simbolo. Su questo modello non ha il bip che suona, però andremo a vedere i valori qui. Questo è un modello economico. Nei modelli un po' più sofisticati, quando c'è continuità, c'è contatto, si suona. Come funziona? Praticamente la corrente esce dal cavo rosso, una piccola corrente, e deve rientrare nel cavo nero. Adesso non rientra, quindi segna 1. Quando andrò a toccarle tra di loro segnerà 0, che sarebbe la resistenza che incontra la corrente nell'attraversare il filo. Essendo un filo corto e molto grande, conduce bene, quindi la resistenza è quasi nulla. Esempio pratico. Abbiamo questo spezzone di cavo, immaginiamo che sia una prolunga o un pezzo di cavo che ci serve per collegare qualcosa. Facciamo un controllo. Mettiamo qui il controllo sul cavo marrone e il cavo marrone conduce. Facciamo un controllo sul cavo blu, ma come vedete non succede nulla. Perché? Ecco qui. Questo cavo ha subito un danno. Se fosse stata una prolunga potrebbe essere stato un vizio che ha preso perché è stato troppo piegato oppure è stato schiacciato e cose varie. Sempre a me mi è capitato una volta che avevo una prolunga che ogni tanto quando stava collegata saltava sempre il contatore e non sapevo il perché. Praticamente lungo il filo si era schiacciato ma non si era tagliato, bensì i fili si toccavano, entravano in contatto e quindi il salvavita interveniva. In questo caso, se fosse successo su questo cavo, misurando qui e misurando, vedete, da un lato il marrone, da un lato il blu, si avrebbe continuità e non deve esserci continuità perché sono due fili isolati tra di loro. Principalmente la funzione che ci serve a noi hobbisti è la misurazione delle batterie e la continuità, tutto qui. Per semplificarvi ulteriormente le cose, vi do un consiglio di fare delle piccole etichette da mettere sul lato batterie, così, perché magari uno non lo utilizza spesso e allora si dimentica pure qual è il lato la batteria della 220, così, e tanto queste sono le funzioni che ci servono a noi. Ripeto per l'ennesima volta, facciamo esempio, appiccichiamo un altro verso per continuità, ci facciamo un segnetto con la penna così da avere subito sott'occhio quello che le varie funzioni. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi fare anche una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.